Non dico niente, guardate solo queste immagini. Sono state generate con Flux 1 sulla mia scheda video. Ciao ragazzi, io sono Dan e bentornati sul canale. Ho aspettato un attimo a fare questa guida perché, come sempre, appena esce un modello il mondo esplode letteralmente, soprattutto su Reddit, e iniziano a uscire un sacco di cose. Forse l'unico che non ha subito questa cosa è stata Stable Diffusion 3 Medium, che ha deluso praticamente subito ed è stato abbandonato malamente dopo pochi giorni. Ma a questo giro le cose cambiano veramente tanto. Improvvisamente, o almeno da quello che è sembrato, un team che si chiama Black Forest ha presentato questo modello Flux 1. Le persone facenti parte di questo team non arrivano dal nulla, ma sono in realtà persone andate via da Stability AI nella maggior parte e che hanno contribuito alla creazione dei primi modelli di Stable Diffusion, ma credo anche quelli successivi fino a un certo punto. Perciò non arrivano completamente da zero, ma anzi sono persone che sanno molto bene come fare il loro lavoro e si vede tanto in questo modello. Le immagini che avete visto all'inizio sono state generate da me. Non ho voluto usare quelle del sito o di altri punti perché non è ben chiaro sempre che modello viene utilizzato, per via del fatto che ci sono 3 modelli a disposizione di Flux, ovvero il Pro, il Dev e lo Schnell. Il Pro lo potete usare solo via API o tramite qualche sito che vediamo più avanti. Poi c'è il Dev, che è il modello più potente rilasciato come open source utilizzabile locale, ma che ha richieste anche un pochettino più alte. E poi c'è lo Schnell, che è una versione diciamo turbo hyper di Flux e che vi permette di generare anche su sistemi non potentissimi come la mia 2070 da 8 GB, con tempistiche intorno ai 4 minuti circa. Considerate però che venendo utilizzato il T5 è richiesta anche una quantità di RAM un pochettino più alta, soprattutto se usate la versione FP16, ma poi vediamo anche delle ottimizzazioni che si possono utilizzare. Prima di partire però a vedere i workflow, vediamo velocemente i dati a confronto con i modelli che abbiamo visto in passato. Volevo mettere anche Auraflow, ma ancora adesso non riesco a trovare i dati ufficiali di questo modello. Ho trovato qualcosa online, ma non voglio riportare cose scritte su Reddit o cose simili da utenti a caso, ma come potete vedere c'è un dato che risalta tantissimo ed è i milioni di parametri. Ci facevamo questa domanda con Stable Diffusion 3: se avessero rilasciato la versione Ultra da 8 miliardi di parametri, come sarebbe andata sui nostri computer? Beh, questo ne ha 12 e vi posso dire che si riesce a generare. Io sono rimasto abbastanza stupito. Come sempre, appena esce un modello dichiarano 20, 30, 40 giga di VRAM per poterlo far andare, ma poi in realtà si riesce a generare anche su 8 giga. Certo, le tempistiche non sono molto avvicinabili sempre, non è paragonabile a Stable Diffusion XL ovviamente, ma i risultati spesso seguono i prompt in un modo veramente incredibile. Non sempre, Per esempio l'immagine che ho messo all'inizio del libro ho dovuto farla più volte, le altre 2 no, invece sono state generate praticamente subito, ma quella con un testo in particolare ho dovuto fare diverse generazioni per arrivare a quello che volevo io, ma questo ci può anche stare rispetto ai modelli di una volta che comunque, anche se volevate, non si arrivava a quel risultato con 100 generazioni. Il testo viene fatto meglio grazie anche al VAI da 16 canali proprietario, che avrebbe dovuto dare un vantaggio anche a Stable Diffusion 3, ma che in realtà non dava questi risultati paragonato a Flux. L'altro dolente è che è censurato e per questo non avrete gli stessi risultati di Stable Diffusion XL, ma potrete avvicinarvi abbastanza. Non è censurato in modo estremo come Stable Diffusion 3, neanche come Pixar Sigma e neanche Union. Qualcosa si riesce a fare, ma non è ovviamente completamente libero. Ma andiamo a vedere come gestirci con i modelli, perché la situazione è un po' particolare, e come generare con Flux anche su sistemi non potentissimi. Tante cose da vedere, da scaricare e da capire con questo nuovo Flux.1, che è la prima versione di un modello incredibilmente potente e innovativo rispetto a Stable Diffusion, Pixar Sigma, Union e tutti quanti. Questa è la pagina del loro sito, è un nuovo team che nasce praticamente dalle ceneri del team iniziale di Stable Diffusion. Tutte quelle persone che hanno dato un contributo molto significativo alla creazione dei
dei primi modelli. Qui vediamo alcune immagini ad esempio che sono assolutamente incredibili e vi assicuro che potrete fare questi risultati anche se le richieste sono un pochettino più alte. Arrivati a questo livello vediamo che iniziano a parlare dei vari modelli. Ci sono 3 versioni, c'è la Pro, la Dev e la Schnell. Qual è la differenza fra questi 3 modelli? Che la Pro è la versione API che potete usare tramite Replicate o Fall.ai oppure usare direttamente l'API, un po' come se fosse Stable Diffusion 3, la Ultra diciamo, e non la Medium. Fortunatamente hanno rilasciato anche la Dev e la Schnell. La Dev è la via di mezzo che vi permetterà di fare più step e avere una qualità un pochettino più alta, ma anche questa versione è utilizzabile online tramite Replicate o Fall.ai. L'ultima versione è da guardare come se fosse una Turbo, una Hyper, perché elaborerete con 4 step, è sempre utilizzabile locale, oppure potete utilizzarlo online con Replicate o Fall.ai. Qui è stato aggiunto anche Hugging Face perché c'è volendo anche la pagina dove provarla, ma alle volte le demo su Hugging Face vanno abbastanza male. Ma la cosa interessante è usarla in locale. Cliccando su Visit Our GitHub Repository apriamo la sua pagina di GitHub che è tipica con il repository, dice un po' le cose che riportava dalla parte di là, c'è qualche link in più ovviamente. La local installation non la stiamo a guardare perché noi faremo tramite ConfUI, ma ci sono i modelli, quelli che ci interessano. Una cosa che magari vi può interessare è che i vari modelli hanno delle license diversi, cioè lo Schnell è sotto la PASH 2.0 mentre la Dev è non commercial license. Se voi dovete usare la versione un pochettino più bella a fine lavorativo dovete usare quella API, altrimenti potete sperimentare con la Schnell che vi dico non è lontanissima ma non dà i risultati che danno queste altre due, soprattutto la Pro. Per entrare proprio nel vivo del download ci sono un po' di cose da capire. Se la vostra scheda video e il vostro sistema è abbastanza potente, del tipo avete una 3090 o una 4090 con 24 GB di VRAM e magari avete 32 GB di RAM sul vostro sistema o anche di più, potete andare con la versione intera e scaricarla direttamente da qui, ovvero cliccate uno di questi 2 link. Per esempio col sistema che vi ho appena elencato vi consiglio di usare la Dev perché almeno avete la massima qualità sulla versione locale, altrimenti scegliete la Schnell. Lo aprite, dovete cliccare su Agree and Access Repository per poter sbloccare il download, vi riporto alcuni dettagli come sempre, andate in File and Version e dovete scaricare questo file qua, flux1 dev.safetensor, e sono 23 GB. Se invece preferite scaricare la Schnell per fare una generazione più veloce, cliccate questo, dopodiché sempre File and Version e scaricate flux1 schnell.safetensor. Se avete abbastanza spazio e volete sperimentarli entrambi, scaricateli tutti e due e poi decidete quale utilizzare per il download o meno. Da associare ai modelli ci sono i clip da dover scaricare. Per fare questo andiamo sugli example di ConfUI, questa pagina famosa che racchiude tutti i workflow per tutti i tipi di generazioni legate a ConfUI. Andiamo su Flux e qua, come spiega nella parte iniziale, vi servono dei clip da scaricare e andiamo a questo link e mettete in download il primo, il clip L, e a seguire ci sono 2 T5 XXL. Se avete seguito la guida su Stable Diffusion 3 vi ricorderete che è possibile scegliere fra l'FP8 o l'FP16 perché tutto dipende dalla vostra scheda video e dal vostro sistema. Con l'FP8 alleggerite un po' l'occupazione soprattutto della RAM inizialmente, con l'FP16 invece diventa un po' più pesante. Ho visto molti sconsigliare l'utilizzo dell'FP8 per il T5, magari vi conviene scaricarli entrambi e capire se veramente non ce la fate con l'FP16 o se invece riuscite a generare. A questo punto preferite l'FP16. Questi file che avete scaricato saranno da mettere in queste cartelle, ovvero i modelli in particolare vanno messi in unit. Voi potete farvi anche una cartella e qua mettete il modello che vi serve, mentre i clip che avete scaricato dovete metterli qua dentro. Vedete clip L e il T5 XXL FP16. Avrete notato che sul mio modello di Flux c'è scritto FP8 e soprattutto pesa 11 GB rispetto ai modelli, per esempio lo Schnell che pesa 23 GB, perché quelli ufficiali sono FP16. Questo va a pesare molto di più sull'hardware. Se invece siete un po' limitati, scendiamo
un attimo di gradino. Invece dei modelli ufficiali fatti da loro possiamo usare un altro modello, ovvero andiamo in quest'altra pagina che ovviamente trovate tutte linkate in descrizione e siamo su Hugging Face di KJ, che è lo stesso di Live Portrait, che ha fatto una versione FP8 dei modelli. Questi sono più leggeri, potete scaricare il dev, potete scaricare lo Snell e magari con l'hardware che avete in questo modo riuscite a generare anche col dev, nonostante abbia più steps, utilizzando sempre gli stessi clip che avete scaricato prima e decidendo se usare il T5 FP16 o FP8, ma sempre ricordando quello che ho detto prima. Questi modelli qua, come vedete, vanno sempre messi in questa cartella perché quello che vedete qui è esattamente questo. Ma dopo tutto questo, che era l'utilizzo iniziale, Confi.org ha rilasciato i modelli completi di tutto, perciò andando a questa pagina trovate sia lo Snell che il dev. Questi modelli qua sono già FP8, ma includono tutto, includono il VAE, includono il clip e di conseguenza non dovrete impazzire per sistemarvi il clip, per sistemare tutto, e vedremo dopo i due workflow che ho fatto. Se decidete di far questi senza avere il clip separato, dovrete metterli in un'altra cartella. Questi qua vanno messi più semplicemente in checkpoint. Io ho fatto la cartella, li mettete qui. Io li ho rinominati così perché ci capisco di più, ma essenzialmente questo è questo qui. Vedete che pesa anche uguale 17. C'è sempre uno scarto fra Hugging Face e Windows che non capisco, però è questo. Perché scegliere uno o scegliere l'altro? Dipende se volete dividervi il caricamento dei modelli dal clip e avere più gestione su questo. Questi qui in particolare non lo specificano, ma credo abbia dentro il T5 FP16, anche se non c'è dichiarato da qualche parte. Se avete il clip separato decidete voi come impostare tutto. Io vi ho fatto vedere come è possibile utilizzarli. Se volete meno problemi possibili utilizzate questi già completi di tutto, altrimenti se il vostro computer ce la fa ed è molto potente andate con quelli ufficiali FP16 con tutto al massimo e avete la massima qualità. Se vedete delle belle immagini online generate con Flux, al 90% sono fatte con questa versione qui, che è quella ufficiale FP16 dev soprattutto. Ma abbiamo ancora un altro modello ancora più ottimizzato, e questo è strettamente legato se avete una RTX 30 o una RTX 40, perché usa una precisione più ottimizzata su queste schede che non è possibile utilizzare tipo sulla mia che è una 2070. Ovvero, se noi andiamo su quest'altra pagina troviamo il modello NF4, che è ancora più piccolo come dimensioni, ma che a quanto pare è più ottimizzato rispetto all'FP8 ed è stato caricato dal creatore di ControlNet, Forge e tutte le varie cose interessanti nel mondo della generazione AI open source. Ovviamente non potendolo usare non ho sperimentato, ma da quanto viene scritto è particolarmente veloce, dà comunque un ottimo risultato. Se avete magari una serie 3000 da 8 giga, magari un portatile soprattutto, sperimentate questo e dovreste avere dei vantaggi. Oltre a tutto questo, nel workflow io ho anche aggiunto un'altra cosa che non è per forza necessaria e che da quello che ho capito è strettamente legato al dev, perché sullo Snell non fa un cambiamento così grosso, però si tratta di questo LoRa che aggiunge un po' di realismo se lo caricate. Quindi se volete scaricarlo, questo lo downloadate da qui e poi, come tutti i LoRa, va messo in LoRa dentro modelli e lo buttate qua dentro ed eccolo qua. Oltre a questo LoRa, volendo ce ne sono anche altri che sono usciti fino adesso, ma ovviamente ne usciranno a dismisura da adesso in poi, e sono questi altri che non vedremo nella guida ma che se volete potete scaricarli. È specificato qui a cosa servono: anime, art, Disney, Midjourney, realismo. Questo qui è lo stesso, ma l'altro che abbiamo scaricato è stato ottimizzato da Confi.org. Comunque sia, se volete utilizzarli, li scaricate, li mettete sempre nella cartella dei LoRa e li caricate poi nel workflow. Spero che tutto questo sia chiaro, perché immagino che inizialmente scaricare tutti questi modelli crei un po' di confusione, però è sempre la parte iniziale, poi dopo un po' di tempo arrivano i modelli con dentro tutto, solo che effettivamente se voi scaricate quelli di Confi.org con dentro tutto sono in FP8 e se volete la massima qualità siete costretti a passare per questi con i T5 separati e il clip L. A questo punto possiamo andare su Confi UI, che
che io ho già aperto. Facciamo sempre un bel manager e update all, perché magari alcuni nodi associati soprattutto a Flux vengono aggiornati, magari non vi trovate dei valori o mancano dei campi e vi chiedete perché, ma spesso alle volte è legato solo perché dovete fare un update all. Fatto tutto, riavviate la config se vi fa aggiornare, fate close, facciamo un load e carichiamo il dual clip. Qui come sempre potrebbe farvi un avviso che manca un nodo, solamente perché solo uno di questi nodi è aggiunto rispetto alla base ed è il Dynamic Threshold in full. Voi fate manager, poi fate install missing custom node, vi cerca quelli che mancano, che è solo quello, lo installate, riavviate la web UI e dovreste vedere tutto correttamente. Vi spiego velocemente come è composto questo con il dual clip, perciò legato ai modelli ufficiali in FP16. Fate sempre un refresh, così almeno vi vede i vostri modelli. Vedete, ho caricato il mio, ho fatto ovviamente le cartelle, essendo nella cartella unit mi vede solo quello di Flux. Come sempre io coloro i nodi, metto le etichette sopra, le note che cercano di spiegare il più possibile, in modo tale che sia chiaro come viene fatta la generazione. Però posso capire che può essere complesso, ma vi posso assicurare che non è complesso per niente, almeno così è facile a parole. Però ho solamente aggiunto molti nodi per fare in modo che sia customizzabile nella generazione e avere un workflow già unito in tutto. Il primo pezzo è il caricamento del modello. Qua mettete il vostro modello, io in questo caso ho scaricato quello di KJ FP8 e mi raccomando dovete dirgli FP8 e 4M3FN. Se non mettete l'FP8 ma avete quelli ufficiali, togliete questo e mettete default. Qua sotto il dual clip loader, ovviamente dovete caricare il clip L e il T5 che avete scelto. Io riesco a farlo con l'FP16. Qua sotto mettete Flux, altrimenti vi farà un errore. Qua partono una serie di nodi che sono in realtà opzionali. Io ho messo il reroute proprio per questo. Se voi non modificate niente, questo nodo, questo e questo vengono saltati perché io non li ho collegati. Se invece volete utilizzarli, dovete collegare il model, il clip, stessa cosa qua, glielo fate magari passare all'interno in modo che faccia da ponte. Stessa cosa qui, al model va al keysampler. Vi faccio un esempio: il model sampling Flux lo collegate all'ora, poi questo qui lo collegate al dynamic thresholding andando qua e questo poi lo collegate al model. Stessa cosa il Flux guidance non è collegato, ma se volete collegarlo lo mettete al positive. Però considerate che non dovete per forza collegarli tutti, nel senso che da quello che ho capito il model sampling Flux dovrebbe fare lo stesso effetto di questo l'ora, che ovviamente lui mi vede perché l'ho messo lì, perciò dovrebbe essere che o usate questo o usate questo, ma non è detto che usarli insieme possa dare ancora più un effetto migliorativo. Ma la domanda è: perché li ho fatti non collegati da subito? Per un semplice motivo. Adesso li tolgo per farvi capire come ritorna. Se noi andiamo sul blog di Confi.org, dove parla dell'aggiunta di Flux, dice una cosa interessante, cioè Flux Dev è guidance distilled, mentre Flux Schnell è step distilled. Questo cosa significa? Che se voi usate il guidance, almeno dai test che ho fatto io, sullo Schnell gli effetti sono praticamente inesistenti, non ho visto grosse differenze, anzi vi aumenta parecchio la generazione aumentare questo valore. Ma come spiegano loro, soprattutto al pezzo dove parla del negative, molte cose si stanno imparando in questo momento e alcune cose che si danno per scontato che non possano funzionare, in realtà alcuni sono riusciti a farle funzionare. Per esempio, questi modelli lavorano con un CFG A1. Se voi usate il CFG A1 il negative non serve a niente, però in realtà usando il dynamic threshold in full potete aumentare il CFG e ovviamente anche questo aumenta i tempi di elaborazione. Per questo non li ho attaccati tutti subito. Come dicevo prima, questi due servono per aumentare il realismo e questi valori che mettete potrebbero aumentare o diminuire l'effetto, ma è tutto relativo alla generazione che fate, è inutile che vi dica un valore preciso. Mentre questi valori qui, da quello che ho capito, è meglio non toccarli, che sono quelli più ideali. Dalle prove che ho fatto io e anche per il fatto che da quello che ho capito il guidance è
strettamente legato al dev, con lo Snell non avete una grossa differenza a mettere queste cose, anzi vi aumenta la generazione ma non la qualità. Mentre se riuscite, perché è un fatto di peso abbastanza importante, a usare il dev, questi nodi in più potrebbero farvi una bella differenza. Il prompt è quello che ci prometteva Stable Diffusion 3, ovvero qua potete iniziare a scrivere in modo diverso. Ciò significa che potete iniziare a raccontargli quello che volete. Io una cosa interessante che ho scoperto, soprattutto girando per Reddit, è che al di là di un prompt scritto così, che potrebbe essere abbastanza intuitivo e semplice come verrebbe da scriverlo, potete farlo anche in questo modo, ovvero gli spiegate proprio come deve andare a generare l'immagine a sezioni, cioè il soggetto è fatto in questo modo, i vestiti sono così, la scena, l'ambientazione, glielo descrivete pezzo per pezzo e vi posso assicurare che 90% delle volte vi segue. Ecco, lo Snell già fa un po' più fatica a fare esattamente quello che gli dite, perché ovviamente ha solo 4 step, mentre col dev io ho fatto pochissime prove perché ci mette veramente tanto con la mia scheda video, però sicuramente vi segue di più, soprattutto se poi riuscite ad aggiungere questi blocchi e aumentare il guidance, perché il guidance fra 1,5 e 3 aumenta abbastanza il realismo, e usare questo blocco mettendo un CFG magari di 2,5 o 3 lo fa stare più vicino al prompt che avete messo. Però vi posso assicurare che anche lo Snell con 4 step, mettendo prompt così, il più delle volte vi segue molto bene. Il negative, come dicevo, se non toccate niente qua e lasciate com'è il workflow, non serve a nulla, ignoratelo pure, perché a CFG1 per lui è come se non esistesse il negative. Ma al tempo stesso, dai test che ho visto di alcune persone, alle volte potrebbe funzionare comunque. Vedete un po' voi, bisogna fare tanti test, però capisco che con schede video vecchie fare tanti test significa anche perdere mezz'ora, perché ogni generazione vi prende 5 minuti invece che pochi secondi come Stable Diffusion XL. Fatto questo, si passa alla risoluzione che la vedete qua sotto. Dai test che ho fatto ho visto che fare delle risoluzioni diverse dal 1024 gli dà un po' più profondità, le fa un po' più carine, e a 1024 le fa un po' più sempliciotte, però vi ripeto, io ho sempre usato lo Snell soprattutto. A questo punto arriviamo al key sampler vero e proprio, che è l'elaborazione. Abbiamo 4 step perché è il modello che vi dicevo, lo Snell, altrimenti qua potete mettere 20. In realtà col dev potete variare gli step come volete voi, anche se sono consigliati 20, ho visto che alcuni provavano con 10, altri con 30. È un range fra i 10 e i 30 se non ho capito male, però consigliati 20. Il CFG rimane lo stesso anche per il dev se non utilizzate tutti questi altri nodi. Il sampler name, ho visto tantissime prove con altri sampler, però in realtà il risultato è spesso uguale se non identico, perciò il più delle volte ho usato Euler. Non c'è un sampler consigliato diverso, potete fare comunque delle prove anche voi. Così come lo scheduler, ho visto che col beta alle volte si hanno delle differenze un po' più interessanti, però lasciare Euler e normal di base dà ottimi risultati. Andando oltre c'è la decodifica per creare l'immagine, che con questo workflow, con il modello senza VAE e clip inclusi, abbiamo bisogno di aggiungerlo, perciò questo VAE, visto che non l'abbiamo scaricato prima, dobbiamo recuperarlo sempre nella pagina di ConfUI Example. Se andiamo a questo punto, che ci siamo scordati prima di metterlo in download, ma per fortuna sono pochi mega, cliccate qua, andiamo su Hugging Face, da questa pagina fate download, lo scaricate e lo mettete nella cartella VAE, cioè ConfUI Models VAE, insieme agli altri famosi. A questo punto torniamo su ConfUI, fate magari un refresh, così avrete ae.savetensor. Qui come sempre c'è il VAE decode, io lo metto tiled per fare un po' più veloce, e c'è l'anteprima e il salvataggio dell'immagine. Spero sia chiaro questo passaggio fra caricamento LoRa, model sampling, aumento del CFG e tutto quanto. Ho voluto aggiungere tutte queste cose che si sono sommate nei giorni subito dopo il rilascio, perché avevo fatto un workflow semplice usando i loro example, poi visto che su Reddit la gente iniziava ad aggiungere questi nodi particolari e ho detto io li metto comunque, poi se uno vuole usarli o meno, se può usare il dev, se deve usare lo Snell, decidete voi, ma almeno avete libertà di
di scelta. Visto questo, facciamo un clear e vediamo quello con tutto, che io l'ho chiamato all in. Questo è se avete scelto di avere il modello FP8 con dentro tutto. In questo caso io faccio il refresh, uno di questi due perché li ho messi nella cartella insieme, perché volevo provarlo il dev comunque e vedere se ce la facevo o meno. In questo caso lui ha dentro tutto, il clip, il VAE, non c'è da fare il caricamento del clip L del T5, non c'è da fare il caricamento del VAE, ha già dentro tutto. È esattamente identico a prima, cioè ho fatto i reroute, ho fatto tutti i vari blocchi in modo tale che scegliete voi se usare questi nodi o meno. Altrimenti potete fare genera, ovviamente vi segnala che non sono collegati, ma potete fregarvene perché comunque elaborerà. Stesso identico discorso di prima, qua dovete impostarlo in base a se usate Schnell o Dev, aumentare gli step essenzialmente, e se volete usare questi nodi per poter aumentare il CFG o aumentare il guidance e tutto il resto. Sicuramente è più semplice da usare questo con solo il modello piuttosto che il caricamento anche del clip e del VAE, ma il risultato non cambia. Cambia ovviamente se dall'altra parte usate i modelli FP16 e usate i modelli FP8, ovviamente avrete una qualità maggiore dall'altra parte. Ma facciamo un esempio di generazione così vi fate un'idea. Qui incollo nuovamente il prompt di prima, vado un po' a cambiarlo così almeno vedete che non è tutto programmato. Allora gli diciamo è una foto di due ragazze, mi raccomando dovete dirgli l'età perché sennò vi fa due bambine se mettete girl, se mettete woman vi fa un'anziana, non ho capito perché, non c'è una via di mezzo. Dovete dirgli girl o boys, quello che volete, ma ditegli l'età perché lo aiutate di più. Ecco, bisogna essere molto più descrittivi rispetto a Stable Diffusion XL perché è come se fosse un bambino che deve disegnare o deve creare. Descrivetelo nel modo più preciso possibile. Allora, gli diciamo che hanno le mani, questo glielo lascio così vi faccio vedere come l'immagine di apertura. Una però ha i capelli ok e gli mettiamo gli occhi rossi, l'altra vediamo se me la prende perché è sempre da provare il testo, ok? Quest'altra mettiamo con un font cyberpunk e questo è veramente molto bello potergli dire il font. Non vi assicuro che lo faccia sempre, ma voi provateci sempre a dirgli qualcosa in più perché il più delle volte vi segue. Poi ricordatevi sempre, io sto usando Schnell e la versione FP8, usare la versione dev FP16 è un'altra cosa, soprattutto se poi voi dovete usare il T5 FP8 invece dell'FP16. Allora setting, diciamo che sono in, lasciamo un po' di roba se non sto a rifare tutto il prompt, non è detto che segua tutto, proviamoci. Faccio la generazione, ovviamente devo per forza di cose stoppare OBS, ci vediamo fra 5 minuti però sapete cos'è, va bene anche 5 minuti però il risultato è il più delle volte pazzesco, al contrario di Stable Diffusion 3 che potevate aspettare anche 3 anni ma faceva veramente ridere i polli almeno la versione medium. Vediamo cosa fa. Ok, ha finito. Allora non voglio fare cherry picking, quindi lascio la prima generazione che è venuta, anche per farvi capire che questo modello è fantastico ma non è sempre miracoloso ovviamente. E poi ricordatevi che io sto usando la versione FP8 della Schnell con 4 step. Allora vediamo se ci ha fatto quello che gli abbiamo chiesto, me la porto di qua. Allora non l'ha fatta perfetta questa, però prendiamola così com'è. Ho fatto un click senza tante scelte, senza provare, senza rifare 1000 volte, è venuta così. Però vi fate un'idea e soprattutto avrete un problema molto grosso da oggi e sarà quello di volere una scheda video nuova perché questo modello cambia le cose. Lasciate perdere i difetti che ha fatto in questa generazione, vi posso dire che poterlo usare al massimo della sua potenza dà tante soddisfazioni secondo me. Dobbiamo ringraziare Stability AI per quello che ha fatto per Stable Diffusion, ma ora ringrazieremo il team Black Forest Labs per questo modello che nella sua prima versione ha dato un colpo a tutti in modo esagerato. Con un modello di questo tipo sapete benissimo che i primi giorni e i primi mesi sono veramente un'esplosione di contenuti, perciò io in questa guida, avendo aspettato un attimo, ho avuto la possibilità di aggiungere alcuni nodi, alcune ottimizzazioni che se l'avessi fatta subito non avrei potuto aggiungere. È anche ovvio che nel momento in cui pubblicherò la guida usciranno altrettante nuove ottimizzazioni, nuovi nodi, nuove cose da aggiungere e così via. Per esempio non ho aggiunto anche il modello Kenny
problemi di control net legato a Flux, primo perché secondo me già il flusso è abbastanza pesante così da generare, e secondo perché complicava ancora di più far vedere tutti i workflow, ma sappiate che c'è già ed è disponibile. Oltre a questo sicuramente andremo a migliorare, ottimizzare e tutto, però ricordatevi sempre una cosa: si può ottimizzare in maniera incredibile, ma prima o poi dovremo comunque aumentare i limiti di RAM e di VRAM, perché si va avanti nella tecnologia e come oggi usiamo hard disk da 1 tera, una volta usavamo hard disk da pochi mega. La cosa è cambiata perché ottimizza quanto vuoi, ma dopo un po' è necessario avere più spazio da utilizzare, più potenza e tutto, così come le GeForce attuali hanno una potenza incredibilmente più alta rispetto alle GeForce iniziali. Io spero che le RTX 50 abbiano un quantitativo di VRAM molto più alto rispetto adesso, anche se è una speranza che probabilmente finirà un po' nel nulla, perché ad aumentare troppo la VRAM Nvidia va un po' a pestare i piedi alle sue schede professionali, però vedremo, dato che parlano anche di una Titan nuova. Il problema saranno i prezzi, ma come sempre iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e commentatemi se avete qualche dubbio, non riuscite a fare qualcosa, ma ricordatevi che c'è sempre il server Discord dove parliamo in maniera un po' più ampia di questi discorsi e condividiamo anche le creazioni. Ci vediamo allora alla prossima guida e speriamo che l'arrivo di Flux dia veramente una ventata di novità come la sta dando e che smuova un po' tutto questo mondo che ha rischiato veramente di affossarsi con Stable Diffusion 3 Medium, ma che in realtà ha avuto una nuova rinascita. Allora ci vediamo alla prossima guida. Ciao!